Salve a tutti, bentornati ancora una volta nel casino del mio laboratorio. Questa volta volevo presentarvi e far vedere come costruire, o meglio, sarebbe meglio dire come assemblare, un artificiale molto particolare che sto utilizzando negli ultimi tempi e che mi ha dato molta soddisfazione. Nello specifico, questi mini spinnerbait pensati e dedicati alla pesca alla trota nei piccoli torrenti o anche in quelli più grandi, ma io lo utilizzo nei miei piccoli torrenti appenninici. Sono artificiali particolari perché pensati apposta per la pesca alla trota, con un occhio nello specifico alla pesca con la tecnica del bait finesse a casting, e sono divertentissimi da utilizzare perché oltre che molto catturanti riescono ad essere utilizzati in situazioni in cui i normali cucchiaini rotanti perdono d'efficacia, soprattutto nelle piccole buche strette, cioè corte e molto profonde, dove normalmente l'unico modo per poterci pescare e avere qualche chance di cattura è utilizzando la gomma, mentre con gli spinnerbait possiamo lanciarli perché come entrano in acqua anche in caduta pescano. Infatti quasi la metà delle catture che ho fatto, degli attacchi che ho avuto, sono sempre stati in caduta. Quindi su una buca stretta comunque profonda possiamo lanciare, l'artificiale va giù e come è in acqua pesca, quindi attenzione, lenza in tensione, va giù e poi cominciare un recupero anche lento, perché possiamo alzarlo, rifacerlo ricadere sfarfallando e in pesca e catturanti lo stesso modo. Vi anticipo che ho fatto anche un piccolo video sulla mia ultima battuta di pesca, dove sono andato a provare gli spinnerbait e qualche altra giggino che pubblicherò a breve. Comunque, bando alle chance e vediamo come costruire questo piccolo, semplice e divertentissimo artificiale. Dimenticavo, questi spinnerbait sono pensati e realizzati esplicitamente per l'uso di assist hook, proprio per entrare nella filosofia del bait finesse, della pesca alla trota, del catch and release e tutto quanto. Quindi basta così a vedere come si fa davvero. La voglia e a questo punto la mania per questo artificiale è tutta colpa di Francesco Baggiani, che ha realizzato questi piccoli spinnerbait, ne ha portati in pesca e mi ha sfilato sotto il naso una trota dietro un'altra. Per la realizzazione di questo artificiale, molto semplice, ci serve delle palette. In questo caso io utilizzo le Colorado perché entra in rotazione velocemente anche a bassissima velocità, ma se vogliamo possiamo utilizzare anche le altre palette che vogliamo, tipo le Willow o robe di questo genere. Delle girelle piccoline, degli split ring piccolini, dei pesi. Io sto utilizzando dei pesi per la costruzione di cucchiaini rotanti, ma nulla vieta anche di poterne utilizzare anche dei piombi o costruirseli insomma in qualche modo. Utilizzo questi perché sono già dorati, luccicanti e già pronti. Del filo d'acciaio da 0,7 o 0,8 mm e dei fili in silicone, quelli tipici dei gonnellini, dei jig, degli spinnerbait. Io l'ho smontate perché mi serviranno poi soltanto pochi fili. Bene, vediamo come fare. Creiamo prima un occhiello. Andiamo il peso. Bocco un attimino in modo che non parta. Prendo delle fibre. Le dispongo intorno al gambo. Prendo del filo di montaggio, giri intorno
all'asola e stringo. Poi blocco il filo. Bloccato il filo, taglio le eccedenze e inserisco il peso se come in questo caso è andato via. Prima di stringere, attack, goccia da un po' di colla cianotrilica, poi stringo il peso, lascio che agisca un pochino la colla, in questo modo abbiamo il gonnellino. Se vi piace più fibre mettete più fibre, a me non mi piace tantissimo, anche perché anche senza mettere niente è perfettamente efficace. Aspettiamo che si asciughi la colla per poi proseguire. Una volta che la colla si è seccata, tagliamo, realizziamo proprio il vero e proprio. Prima cosa blocco il peso, a differenza di spinner bait normali, visto che peschiamo in torrenti abbiamo quasi sempre un moschettone pigerella montato, realizzo un occhiello chiuso a distanza di 2 cm e mezzo dal peso, 2 cm e mezzo, 3. Controllo sia dritto, ok. Piego, allargo, prepariamo la paletta. Questo è un peso importante, quindi possiamo mettere una paletta un capellino più grossa. Prima cosa inserisco lo split ring sull'occhiello della paletta, con l'occasione inserisco anche una girellina, inserita, la inserisco qua dentro e prendo la misura di dove voglio che vada la paletta. Diciamo che la voglio qui. Segno e punto dove chiudere. Prima di chiudere tolgo tutto, prendo un pezzettino di guaina termorestringente, la infilo dentro, rimetto la paletta, e faccio le chiusure, o meglio realizzo l'occhiello di chiusura. Fatto un po', fa abbastanza cacare,
già meglio. Okay. Prendo la misura di dove tagliarlo. Si raddrizza, anzi passiamo dentro. Ecco fatto. Allora, girella dentro, guaina termorestringente, lasciamo freddare un attimino. Quando è tutto freddo accorciamo il gonnellino a una dimensione che ci riteniamo giusta. Io in genere lascio, ecco fatto, alcuni centimetri, 2-3 centimetri. Poi metto l'amo e, parlando di pesca alla trota e di bait finesse, si parla di assist hook. Come realizzare gli assist hook lascio come realizzare questo assist hook lascio il link in nota e in descrizione. Ecco fatto. Il nostro spinnerbait, bait finesse è completato.